Benissimo, oggi parleremo del lavoro in nero. Ma era una sorpresa! No! E adesso? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quinto episodio di Espresso e Bishparmak, un podcast semplice e chiaro per chi impara l'italiano. Io sono Chiara e vengo da Perugia. Io sono Gianluca e vengo da Brescia. Attivate i sottotitoli, mettete mi piace e partiamo. La prima cosa di cui parliamo oggi sono i contratti di lavoro. I datori di lavoro, cioè i padroni delle aziende, delle compagnie, assumono i dipendenti, cioè danno lavoro alle persone. Il contratto più usato è quello a tempo determinato. Questo è un tipo di contratto che dura per un periodo fisso. La legge italiana dice che la durata massima di un contratto a tempo determinato è 24 mesi, ma questi contratti possono durare anche solo 6 mesi. È vero Gianluca, e con questo tipo di contratto la vita è precaria e incerta. È difficile fare progetti se il tuo contratto finisce e puoi perdere il lavoro. Allora spiegami perché il contratto a tempo determinato è così usato. Hai ragione, Chiara. Questo tipo di contratto è così popolare perché i datori di lavoro possono non rinnovare i dipendenti, possono non rinnovare il loro contratto. Poi le aziende hanno più tempo per conoscere una persona e capire se è brava nel lavoro. Chiara, il contratto a tempo determinato non aiuta le persone, ma quali sono gli altri contratti di lavoro? C'è anche il contratto a tempo indeterminato, dove la durata del contratto non è determinata. Contratto determinato, contratto indeterminato. Il contratto a tempo indeterminato non ha una fine. I datori di lavoro non possono licenziare facilmente i dipendenti e con questo contratto le persone che lavorano sono più sicure e possono fare i piani per la famiglia, per esempio prendere un mutuo in banca per comprare una casa. Sembra molto bello, ma è molto usato? Purtroppo non è molto usato. Le aziende fanno pochi contratti a tempo determinato. I datori di lavoro fanno difficilmente questo tipo di contratti per i giovani. È più facile avere questo contratto quando si lavora per lo Stato o per la regione. Soprattutto, Gianluca, gli impiegati negli uffici della regione hanno il cosiddetto posto fisso, cioè un contratto a tempo determinato e un lavoro per tutta la loro vita. È vero, mi hai fatto pensare a un film comico del 2016 del regista Checco Zalone. Il film si chiama Quo Vado e il protagonista di questo film ha un lavoro fisso e cerca in tutti i modi di tenere questo lavoro. Anche se gli offrono tantissimi soldi, vuole tenerlo. È molto comico. È vero, questo film parla della realtà di oggi, del lavoro, del posto fisso e fa ridere, quindi ve lo consigliamo molto. E Gianluca, nella scorsa puntata avevamo iniziato a parlare del lavoro in nero. Che cos'è questo tipo di lavoro? Lavorare in nero significa lavorare senza contratto. Molte aziende assumono i dipendenti senza contratto perché possono non pagare le tasse. Ah, ma è una bella cosa quindi, visto che pagano meno tasse, possono pagare di più i dipendenti, giusto? Purtroppo no. Infatti, i datori di lavoro pagano meno tasse, ma pagano di meno anche i dipendenti.
Quali sono, Chiara, i settori dove il lavoro in nero è più comune? Sicuramente bar, ristoranti e agricoltura. In particolare i camerieri, cioè le persone che portano da mangiare e da bere ai clienti, e chi lavora come raccoglitore di pomodori, chi lavora nella campagna. Alcuni ristoranti e bar non possono assumere i camerieri con un contratto a tempo determinato o indeterminato perché durante la settimana ci sono pochi clienti. Le persone escono a mangiare o bere soprattutto nel fine settimana e il datore di lavoro dovrebbe pagare le tasse. Anch'io ho fatto la cameriera, ne ho parlato nel video della scorsa settimana e se lo avete perso vi lasciamo il link qui sotto. Tu Gianluca hai mai lavorato in nero? Sì, l'ho fatto per molti anni quando ero all'università. Tutti i fine settimana e le feste come Natale, Capodanno o Pasqua ho sempre lavorato. Per uno studente è comodo perché riesce a guadagnare un po' di soldi per pagare gli studi. Ecco, abbiamo finito questo episodio sui contratti di lavoro in Italia. La prossima volta, Chiara, di cosa parliamo? La prossima volta parleremo delle abitudini italiane a tavola, quando mangiamo, come mangiamo e con chi. Quindi grazie a tutti per averci ascoltato. Vi comunico che inizieremo a pubblicare anche sulle piattaforme podcast, come per esempio Spotify. Cominciamo a pubblicare lo scorso episodio e quello di oggi. Vi ricordo che ci sono i sottotitoli in 5 lingue e che nella descrizione, sotto il video, trovate un documento con la trascrizione della puntata. Ci vediamo presto ragazzi. Ciao ciao. Ciao!